Oggi prepariamo insieme un dolce tipico dei paesi del nord Europa, il Kringle estone. In questa ciotola ho sciolto del cioccolato fondente e adesso ci aggiungo del burro fuso, mescolo molto bene e poi aggiungo anche dello zucchero a velo. Ecco, adesso posso aggiungere anche della cannella in polvere. Mescolo tutto e poi lascio raffreddare. Ecco, questa sarà una crema che servirà per farcire la nostra pasta lievitata, che poi tutti insieme appunto formerà il Kringle. Ovviamente oltre alla cioccolata ci sarà della frutta secca. Ora prepariamo invece l'impasto del nostro Kringle. Mettiamo all'interno della ciotola di una planetaria munita di gancio la farina zero e quella Manitoba. Aggiungiamo anche lo zucchero semolato e il lievito di birra disidratato. Poi nel latte mettiamo un uovo e un tuorlo, la vaniglia, questo è un estratto naturale, e anche il miele. Ecco, per renderlo così fluido, magari mettetelo nel microonde a 600 watt per 20 secondi. Ora sbattiamo tutto. Aziono la macchina, unisco il contenuto di questa brocchetta poco alla volta dentro la planetaria, poi aggiungerò, una volta che si sarà tutto incordato, anche il burro, 2-3 fiocchetti alla volta, e anche un pizzico di sale. Ed ecco che il nostro impasto è pronto. È bello elastico. Metto un po' di burro sul piano di lavoro. Ecco, mettiamo l'impasto sul burro che abbiamo spalmato sul piano e così potremo lavorarlo senza farlo appiccicare e senza soprattutto dover aggiungere della farina. Infatti guardate com'è bello liscio, lucido ed elastico. Ecco, formiamo una pallina e la mettiamo dentro una ciotola imburrata che copriamo con della pellicola e portiamo nel forno spento a lievitare per un paio d'ore. Ed eccoci con il nostro impasto che, come vedete, è bello allegro, ha lievitato bene. Mettiamo un po' di farina sul piano di lavoro. Ribaltiamo quindi il nostro impasto sul piano di lavoro. Ecco, diamogli già una forma rettangolare, perché dovremo ottenere, tirandolo con il mattarello, il nostro impasto un rettangolo di 30 x 40 cm. Adesso per prima cosa spalmiamo la nostra crema, che come vedete è diventata bella solida, la spatoliamo su tutta la superficie. Ecco, magari lasciamo sul lato lungo superiore un paio di dita vuote che poi appunto ci serviranno per fare la chiusura del rotolo, quindi è meglio che non ci sia la crema sopra, mentre sui bordi, quelli laterali insomma, si può arrivare tranquillamente a 1 centimetro dal bordo. Ecco, adesso mettiamo sopra la nostra crema un trito di frutta secca fatto da mandorle, nocciole, pinoli e noci. Ovviamente, come vedete, li abbiamo tritati grossolanamente. Ecco, spennelliamo con un po' di acqua. Se avete per esempio un tuorlo d'uovo oppure un albume nel frigo, potete spennellare con quello. Non vi faccio aprire un uovo, insomma, per spennellare questo pezzettino di impasto. Questo servirà insomma un po' da collante. E adesso cominciamo ad arrotolare. Quindi iniziamo da qui, quindi dal bordo più lungo, in opposto appunto a quello che ho lasciato libero, e continuiamo fino alla fine. Ovviamente quando arriveremo lì la chiusura dovrà rimanere sotto al rotolo. Ecco, adesso sistemiamo il rotolo in verticale. Adesso dobbiamo tagliare il rotolo per il lungo a metà. Mettiamo le parti tagliate verso l'alto, in questo modo, e adesso dobbiamo incrociare le due parti tagliate, però mantenendo sempre la parte piatta, quindi quella tagliata verso l'alto.
Prendiamo la teglia, quella del forno, dove abbiamo messo un pezzo di carta forno. Per farlo rimanere aderente, vedete, ci ho messo un po' di staccante, oppure potete usare un po' di burro, e poi farà da collante per il foglio. Ora dobbiamo mettere il nostro impasto all'interno e formare una sorta di ciambella. Siccome però l'impasto è piuttosto morbido, ci mettiamo al centro questo pirottino in alluminio. Io l'ho spruzzato con lo staccante, lo potete spennellare con il burro, in modo che il nostro Kringle, lievitando e poi cuocendo, non chiuda il buco centrale. Quindi adesso porto il nostro Kringle nel forno a lievitare per 40 minuti, dopodiché nel frigorifero per 15 minuti. Poi potremo cuocerlo a 170 gradi per 40 minuti nel forno statico. Se dopo 30 minuti vedete che il Kringle comincia a diventare troppo scuro in superficie, copritelo con della carta stagnola, con dell'alluminio, e continuate la cottura. Guardate come è lievitato bene. Come vi dicevo, adesso va in forno a 170 gradi per 40 minuti. Ed ecco il nostro Kringle. Guardate che meraviglia di intrecci. Mettiamo solo pochissimo zucchero a velo e siamo pronti per una magnifica foto. Se il mio Kringle Eston vi è piaciuto, rifatelo a casa e fatemi sapere nei commenti.